Oggi farò un video sul mio nuovo acquisto, che è quell'oscilloscopio qua della Siglent. A dire la verità ero indeciso su tre: Siglent, Antec e Rigol. Il Rigol a 4 canali, 50 con una banda passante di 50 MHz, però dopo sbloccato era 100 MHz, più aveva tutte le funzioni di decodifica. Poi questo Siglent 200 MHz, questo c'ha già tutto, solo che 2 canali. E poi l'Antec a 4 canali, 250 MHz. Quello aveva anche il generatore di funzioni, come frequenza simile a questo, come velocità e memoria. Memoria questo era più recente. Antec era un po' più vecchio, aveva più poca memoria. Questo ha 14 mega di memoria, se non sbaglio. E niente, alla fine ho deciso per questo. Niente, poi andrò a confrontarlo con l'oscilloscopio questo. Vi farò una breve scarrellata dei miei strumenti, delle mie apparecchiature. Praticamente questo oscilloscopio, multimetro, generatore di frequenza onda quadra da 5 Hz a 5 MHz, generatore di frequenza da 100, generatore di frequenza sinusoidale da 100 kHz a 150 MHz, e anche questo Universal Counter che non l'ho mai adoperato, non so neanche come. L'ho provato alcune volte, è un contatore veloce, però non so cosa mi possa servire. Sono apparecchiature che ho recuperato dall'azienda in cui lavoravo. Praticamente l'azienda è fallita, questi li buttavano e io ho recuperato. Questo oscilloscopio, pensando fosse un oscilloscopio di poco valore, sono andato a fare delle ricerche in internet. Invece è un oscilloscopio, calcola che ai tempi costava circa 4 milioni, è un oscilloscopio molto valido, forse ai tempi era uno dei migliori. Poi la marca HP, è un 100 MHz e io l'ho provato, funziona abbastanza bene. Lo confronterò con alcune misure con questo nuovo della Siglent. Allora, la sonda di questo Siglent l'avevo già calibrata, andiamo a vedere. Allora, già abbastanza calibrata, vedete che è già abbastanza calibrata. Andrò a impostare, ho impostato 10 per la sonda. Andiamo a impostare la sonda 10 per, se no le misure escono sballate. Ok, ora accendiamo il nostro generatore e andiamo a vedere. Proviamo subito con questo. Impostiamo delle frequenze a caso, onda quadra, e vediamo cosa esce. Ok, faccio il reset, il default, faccio automatico e vediamo che mi ha beccato subito l'onda quadra. Ora attacchiamo l'altro oscilloscopio. Quella sonda qua è già un po'. Attacchiamo l'altro oscilloscopio. Ok, siamo già, anche a farlo apposta, è già. Allora, vediamo
questa differenza. Ho capito subito cos'è. E quella sonda qua non fa tanto contatto bene. Andiamo a riprendere l'altra sonda. Adesso sta andando bene, ma come si fa così? Per me ha qualche falso contatto. Vediamo subito. Perché avevo già visto quando ho provato la prima volta che una delle due sonde non faceva bene tanto contatto. Allora per 10, tanto anche questa l'avevo già calibrata. Così questa qua non ha quei grossi problemi, certo. Ok, ora fin qua ci siamo. Allora, il bello dell'oscilloscopio digitale è che si va a leggere subito la frequenza, che siamo 5 kHz. Se aumentiamo dovrebbe aumentare, qua siamo al massimo, aumentiamo, diminuiamo, qua siamo passati di un gradino e siamo a 60 kHz. Aumentiamo. Riesco a capire quei disturbi qua, tutti quei disturbi qua, come mai li vedo? Vabbè. Ok, ora proviamo a aumentare ancora, vediamo fino a che frequenza arriva questo baracchino qua siamo a 550 kHz. Vediamo, vedete la forma d'onda dell'oscilloscopio analogico, e vediamo questo qua del digitale. Ok, sembrano abbastanza uguali. Proviamo a salire ancora un po' di frequenza. Ora abbassiamo questo, saliamo di un gradino. Qua l'onda comincia un po' a deformarsi. Ok, abbiamo un po' di cose diverse. Vediamo. Allora, vediamo, perché c'è qualcosa che non mi convince. Imposto 10 per anche la sonda dall'altro oscilloscopio. Ecco perché, vedete che adesso l'onda quadra uguale. Ok, proviamo a far così. Diciamo che adesso mettiamo un po' il fuoco. Aspetta, perché forse quella massa qua no. Ok, non riesco a capire, vediamo un attimo. 10 per. Ok, aumentiamo ancora più di così. Adesso siamo a 2,6 MHz. Arriviamo al massimo che può arrivare il generatore di onda quadra. Siamo a 4,8, 5,3 MHz. Qua siamo al massimo, come
siamo al massimo, però con questo oscilloscopio quelle sonde qua della... Facciamo una prova proprio veloce, invertiamo le sonde, vediamo se è una questione di sonda o perché viene il dubbio. Questione di qualcos'altro. Si è risolto tutto, va meglio. Passiamo un po', facciamo le regolazioni fine. Ok, aumentiamo un po', quando si può più aumentare il tempo e qua lo diminuiamo, vediamo che adesso perché è un po' più ok, sembra che questo digitale sia identico aumentiamo corsa fine. Ok, allora un'altra cosa che si poteva vedere, questo c'ha la funzione del 10 per, proviamo a fare, andare indietro di una tacca e fare 10 per, oh, mi sembra indietro tanto, però è solo uno zoom, non è un... ok, ora diminuiamo, ok, diminuiamo, e proviamo ad andare a cambiare il dati cycle, vediamo, adesso non mi ricordo più come si fa, penso che bisogna togliere questo. Ok, qua andiamo a cambiare la durata dell'impulso, vedete? Ok, finalmente ci siamo, ho capito il perché di queste maledette sonde. Allora, stesso segnale, due sonde diverse, una quella dell'oscilloscopio vecchio, diciamo, e questa dell'oscilloscopio nuovo. Questo è quello vecchio, che è uguale a questa. Allora, ho trovato subito due diversità. Allora, praticamente vedete che le sonde già hanno una leggera differenza, la salita qua dell'impulso è leggermente diversa, infatti questo ve lo faccio vedere subito mettendo due sonde uguali di quelle vecchie. Vedete che adesso la salita è uguale, se questo lo metto di là, questa c'ha quell'angolo un po' più marcato. Facciamo la prova. Infatti questa è solo la diversità della sonda, a parte poi che c'è sto falso contatto di questa sonda che mi tira matto, che ho capito anche quello il perché. Ma vedete che la curva è un po' più morbida con le sonde queste nuove del Siglent. Allora, praticamente questo coccodrillo della Siglent, che io l'ho smontato, anzi vi farò vedere smontarlo, nel ruotare non fa contatto bene con la punta qua, perché il sistema è proprio un po' è diverso da questi qua vecchi, sono molto più, queste qua anche se ruoti non è, vedete che fa quello scherzo lì ma non è. Se invece io vi provo a attaccare questa qua, ok, vedete che
come muovo cambia proprio totalmente la forma. Questo è dato proprio da questo, perché se io lo attacco direttamente col suo puntale, problemi non ce ne sono. Ok, ora utilizzerò solo le due sonde vecchie. Vedremo se domani riuscirò a trovare un sistema per risolvere il problema di queste sonde qua nuove, per quel falso contatto lì. Ok, allora adesso i due segnali facciamo così: calibriamo le due sonde con questo oscilloscopio. Vediamo se sono già calibrate. 1, 2, 3, 4. Un per tutte e due. Andiamo a fare calibrazione. Ok, vediamo. Per me sono già calibrate, ok, per l'1, poi per 10 sicuramente sarà da calibrare. Vediamo. Eccoci qua. Allora, con questo segnale che parte da 32 MHz arriva fino a 150 MHz. Vedete come l'ampiezza varia? Questo è il generatore che fa questa cosa. Praticamente partendo da 30 MHz arrivando a 150, vedete che aumenta l'ampiezza passiamo a 50 MHz, 60 MHz, fino a 150 l'ampiezza diminuisce. Questo è il generatore che fa questa cosa. Allora, come vi dicevo l'altra volta, questo oscilloscopio è 100 MHz, però ha la possibilità di avere un 10 per, quindi vedete che è una bella funzione. Vedete che aumenta l'ampiezza, poi diminuisce. Ok, ora andremo a confrontarlo con l'altro oscilloscopio. Ok, facciamo automatico, vediamo cosa fa. Ok, siamo a 31,9 MHz e la forma d'onda mi sembra visualizzata abbastanza bene. Saliamo e vedete che l'oscilloscopio comincia a fare questi gradini. Saliamo fino a diventare sempre più brutta. Allora qua bisogna intervenire con l'oscilloscopio. Allora qua mi dà 139, 143 MHz, 150. Vediamo di togliere questi gradini. Vediamo. Accoppiamento di CAC non mi interessa. Allora, acquisizione normale, alta risoluzione. Ok, andando su alta risoluzione abbiamo quasi risolto il problema.
Così abbiamo risolto il problema. Vediamo. Abbiamo una sinusoide simile a quella dell'oscilloscopio analogico. Se io vado a togliere l'alta risoluzione normale, vediamo quelle creste lì. Devo fare media. Andiamo a cambiare questo, così viene migliorata ancora. Così no. Facciamo così. Ecco, sono riuscito a smontare la sonda dall'oscilloscopio, la parte diciamo di coccodrillo dell'oscilloscopio. Vedete com'è fatta? Adesso io non so le altre sonde vecchie che ho io come sono dentro, perché ho provato a smontarla, quella è un po' più complicata, però il contatto sarebbe questo. Logicamente quando questo è dentro lo tiene obbligato, però nel ruotare o appena con dei micro movimenti fa quel falso contatto che rompe un po' le balle. E adesso provo solo a dargli una carteggiata per vedere, leggera, perché vedo che in prossimità qua dell'angolo c'è un leggero scalino che sarà quello che serve per fare il contatto. Dunque non va tolto tutto, lo carteggio un po' per vedere se migliora. Dovrebbe anche la carta più fine, ma non ce l'ho qua. Vediamo se migliora qualcosa. Gli do una stretta così, di modo da avere più molla. Ok, e rimontiamo il tutto, vediamo se cambia qualcosa. Ora questo va qua, questo qua va dentro così. Ok, questo va così. Vediamo. Ok. Mettiamo. Ok. Ho provato a mettere questi delle sonde, le altre, quelle vecchie, ma non sono tanto compatibili. Si sganciano, non lo so. Mettiamo questo. Facciamo una prova veloce. Con questo dava sempre problemi, vediamo. Risettiamo tutto come prima. Allora, alla rotazione non dà problemi, però settiamo un attimo tutto come prima. Ok. Vediamo che fa i falsi contatti, ma non, quelli sono normali, ma l'onda non cambia di forma, quello che mi interessa. Vediamo se cambia.
così è normale, tutte le sonde. Però vedo che non si modifica la forma d'onda. Cambiamo frequenza. Meno male adesso. Ma facciamo l'operazione su tutte e due le sonde e poi vediamo se col tempo